Ciao, benvenuti sul canale Hard Reset. In questo episodio ti mostrerò le porte, i pulsanti e i sensori della videocamera GoPro Mission A. Quindi, iniziando dalla parte anteriore della nostra videocamera, ovviamente qui si trova l'obiettivo sul lato destro, mentre sul lato sinistro abbiamo il display del nostro obiettivo. Più in alto possiamo già vedere due fori. Il primo è un sensore di prossimità. Il secondo invece è un sensore per il bilanciamento del bianco e lo sfarfallio. Abbiamo qui a disposizione anche un altro elemento, una sorta di LED. Da quello che vediamo, qui ce n'è un altro. Quindi questo primo elemento di forma ovale è ovviamente un LED. Un LED che ad esempio lampeggia quando accendiamo la nostra fotocamera. In questo modo. E lampeggerà anche quando la spegniamo. Invece il secondo, questo elemento bianco, è un sensore e ovviamente si occuperà dell'esposizione della nostra registrazione. Regolerà costantemente la luminosità della fotocamera affinché tutto venga registrato correttamente. Ora possiamo spostarci verso l'alto in questo modo, qui sotto il dito indice destro, come se la tenessimo in questo modo, si trova il pulsante di scatto. Con questo pulsante scattiamo foto con la nostra GoPro o avviamo la registrazione. Ovviamente questo può essere anche il pulsante di selezione nel momento in cui scegliamo la modalità, che possiamo attivare proprio con il pulsante di accensione. Quindi il pulsante di accensione serve qui per accendere la nostra fotocamera e serve anche, una volta premuto, per selezionare la modalità. Quindi usando questo pulsante possiamo selezionare le modalità e ovviamente se aspettiamo la modalità si attiverà da sola. Tuttavia, se volessimo, ad esempio, iniziare già a scattare foto, selezioniamo contemporaneamente la modalità in cui ci troviamo ed eseguiamo subito l'azione che è già assegnata qui, ovvero, come in questo caso, la foto. Qui si può già vedere che nell'angolo in alto a destra, anche se non è visibile, si trova proprio un LED. Allo stesso modo, il LED ci informa anche sull'accensione, lo spegnimento o altri elementi della nostra GoPro. Ad esempio, in questo momento non ho una scheda microSD inserita e qui appare un errore. Ovviamente del fatto che non è in grado di scattare una foto. Abbiamo anche un foro qui nell'angolo in basso, a sinistra. Si tratta del foro del nostro microfono che serve per equalizzare la pressione e per il deflusso dell'acqua, in modo che non ristagni nel nostro dispositivo. Sotto i piedini, si trova proprio uno dei microfoni e l'altoparlante del nostro telefono. Scusate, non del telefono, ma della fotocamera. E passiamo a un altro elemento, che qui è chiuso. Dobbiamo aprirlo facendo scorrere questo elemento verso il basso. Ovviamente, all'inizio il meccanismo risulta un po' duro da muovere, ma è normale perché deve proteggere bene dall'acqua, dal fango o da altri elementi esterni. Col tempo però si allenterà un po', rendendo l'apertura decisamente più facile. E proprio qui sotto troviamo la possibilità di estrarre o inserire comodamente la batteria della nostra GoPro. Abbiamo qui anche ovviamente un cavo USB-C per caricare la batteria che si trova all'interno, oppure possiamo anche trasferire i file. Abbiamo qui anche lo slot per la scheda microSD. E ovviamente inseriamo la batteria e chiudiamo. Qui bisogna premere un po' più forte per chiudere bene, ma tutto si incastra perfettamente e funziona a meraviglia. Vale la pena prestare attenzione anche a questo punto. C'è anche un'indicazione di non provare ad aprirlo perché serve per l'asciugatura del microfono e non è assolutamente uno sportellino, un pulsante o altro. Quindi bisogna fare attenzione a questo elemento sotto il pulsante di accensione o modalità. E queste sono tutte le porte, i pulsanti e i sensori presenti su questo dispositivo. Se il video ti è stato utile, lascia un pollice in su e iscriviti al canale. Da parte mia è tutto. Vi saluto. Ciao!